Pensa al vino per un momento. Un vino veramente pregiato non raggiunge il suo apice nel primo anno, vero? L'annata giovane potrebbe essere bevibile, certo, ma è aspra, incompiuta, ancora alla ricerca di se stessa. La magia cade più tardi, dopo anni nella botte, dopo che la pazienza ha fatto il suo lavoro silenzioso. È allora che i sapori si approfondiscono, quando emerge la complessità, quando ogni sorso racconta una storia. Tu sei quel vino. Proprio ora, ovunque tu sia seduto mentre guardi questo, hai accumulato 6 decenni, forse 7, forse 8 su questo pianeta. Hai timbrato cartellini e cresciuto figli e seppellito persone senza le quali non immaginavi di vivere. Hai sopportato responsabilità che nessuno ti ha chiesto se volevi. E ora, forse sei seduto in uno spazio più tranquillo, chiedendoti cosa resta, cosa succede da qui. La nostra società continua a gridare che il tuo momento migliore è finito. Viviamo in una cultura ossessionata dall'essere giovani, dall'essere veloci, dall'essere produttivi ogni secondo da svegli. Quando il tuo corpo non può più mantenere quel ritmo frenetico, è terribilmente facile sentirsi scartati, come se stessi semplicemente svanendo. Ma ascolta, voglio offrirti qualcosa di completamente diverso oggi. Qualcosa che l'antica saggezza ha compreso per migliaia di anni. Il tuo tempo non sta finendo. Stai entrando nel capitolo più sacro che tu abbia mai conosciuto, nelle più antiche tradizioni spirituali in tutto il mondo. Invecchiare non è mai stato visto come deterioramento. Era compreso come risveglio. Questa è la stagione in cui tutto il caos finalmente si placa e puoi effettivamente sentire cosa la tua anima ha cercato di dirti per tutto il tempo. Gli antichi maestri ci ricordano che nascere umani è straordinariamente raro, più improbabile di una tartaruga marina che emerge in un oceano infinito e infila la testa attraverso un singolo cerchio di legno che galleggia da qualche parte là fuori. Tu hai questa vita, è ancora tua. E quello che scegli di fare, con qualunque anno, rimanga conta più profondamente di tutto ciò che è venuto prima. Quindi oggi voglio condividere 5 cose essenziali con te, 5 pezzi di lavoro dell'anima che credo meritino ogni grammo della tua attenzione per quanto tempo ti resta. Queste non sono voci di una lista dei desideri. Non devi saltare dagli aeroplani o vedere la Torre Eiffel. Di quello di cui parlo va molto più in profondità. Queste sono le cose che ti porteranno vera pace, il tipo che nessuna vacanza tropicale, nessuna bottiglia di prescrizione, nessun conto in banca può possibilmente acquistare. Cominciamo? Primo, impara a stare fermo invece di essere costantemente occupato. Probabilmente tutta la tua esistenza adulta ti ha premiato per l'azione, per la produttività, per essere visibile e responsabile. Il tuo senso di te stesso si è costruito attorno a quello che hai realizzato. Il titolo sul tuo biglietto da visita, la tua posizione nella gerarchia familiare, la tua lista infinita di doveri. Poi, improvvisamente, quella struttura è crollata, è arrivata la pensione. I figli hanno stabilito le loro proprie case. Il tuo calendario è diventato vuoto. E per così tante persone quel vuoto sembra assolutamente terrificante. Ho assistito a questo innumerevoli volte. Un ex direttore d'azienda varca le nostre porte. Ha 72 anni, ha comandato interi dipartimenti, gestito centinaia di dipendenti. Quando lo invito a semplicemente sedersi tranquillamente per 20 minuti e prestare attenzione al suo respiro, le sue mani iniziano a tremare, non per qualche condizione medica, per puro disagio. Dopo confessa: è stato più difficile di qualsiasi cosa io abbia affrontato in anni. Mi sentivo in colpa solo stando seduto lì, come se stessi sprecando tempo, come se dovessi essere produttivo. Questo è quello che decenni di movimento costante fanno al tuo cervello. Ti convincono che il tuo valore dipende interamente dalla tua produttività, che riposare equivale a pigrizia, che stare fermi è buttare via la tua vita. Ma i maestri più saggi attraverso la storia insegnavano esattamente l'opposto. Dopo anni di estrema disciplina e autopunizione, il più grande tra loro finalmente si sedette semplicemente sotto un albero e respirò. E in quella profonda quiete scoprì quello che nessuna quantità di attività frenetica avrebbe mai potuto produrre. Trovò l'illuminazione. Non hai bisogno di diventare un saggio, ma devi assolutamente imparare l'arte di semplicemente esistere piuttosto che recitare costantemente. E ora, durante questa fase più tranquilla della tua vita, finalmente hai lo spazio per praticare questo. Ecco la mia raccomandazione, ed è bellissimamente semplice. Ogni mattina, prima di toccare il tuo telefono, prima di accendere il telegiornale, prima di scrivere i tuoi compiti per il giorno, trova un posto comodo dove sederti. Chiudi gli occhi, respira, semplicemente respira. Nota l'aria che entra attraverso le tue narici, espande il tuo petto, poi esce di nuovo. Fai esattamente questo per 10 minuti. Questo è tutto.
10 minuti di essere vivo senza bisogno di compiere una singola cosa. Questa è l'antica respirazione consapevole, una delle più antiche pratiche contemplative dell'umanità. Ed è disponibile per te proprio in questo secondo, esattamente come sei in questo momento. Non hai bisogno di sederti a gambe incrociate sul pavimento. Non hai bisogno di contorcerti in alcuna posizione speciale. La tua poltrona preferita funziona perfettamente. Il tuo soggiorno va assolutamente bene. La quiete non è pigrizia, è in realtà la forma più profonda di coraggio. Richiede genuino coraggio smettere di correre e semplicemente essere qui con te stesso, con questo momento presente, con qualunque sentimento sorga. Iniziali ora, lascia che ti chieda qualcosa di personale. C'è qualcuno dalla tua storia, forse di molti anni fa, il cui nome ti fa ancora stringere lo stomaco? Qualcuno che ti ha ferito, ingannato, deluso così catastroficamente che hai portato quella ferita per decenni? Se stai annuendo adesso, sei in grande compagnia. Quasi tutti quelli che incontro oltre i 60 anni portano almeno un enorme risentimento. Un padre che non è mai stato presente, un partner che se n'è andato, un figlio o una figlia che ha detto qualcosa che non sei mai riuscito a dimenticare, un amico che è scomparso esattamente quando avevi più bisogno di lui. Queste antiche ferite sono come bagagli sovraccarichi. Li hai trascinati attraverso i terminal della tua esistenza per 30, 40, forse 50 anni e ora stai camminando verso l'ultimo gate d'imbarco. Lascia che ti chieda qualcosa. Vuoi davvero trascinare quelle valigie in questo ultimo viaggio? Nelle più profonde tradizioni spirituali c'è questa pratica della gentilezza amorevole, del rilascio della cattiva volontà verso gli altri. E devo essere cristallino su qualcosa. Il perdono in questo contesto non riguarda dichiarare che quello che è successo era accettabile, non riguarda fingere che il dolore fosse insignificante. Definitivamente non riguarda scusare il comportamento dell'altra persona. Il perdono riguarda liberare te stesso. Quando stringi forte il risentimento, la persona che soffre di più non è quella che ti ha fatto torto, sei tu. È stato paragonato all'afferrare un carbone ardente con l'intenzione di scagliarlo contro qualcun altro. Sei tu quello la cui mano si sta ustionando. Conoscevo una donna una volta, 78 anni, che aveva portato rabbia verso il suo ex marito per oltre 40 anni. Era stato infedele, era stato crudele ed era morto da un decennio. Eppure non poteva pronunciare il suo nome senza che la sua voce tremasse. Durante uno dei nostri ritiri di meditazione le suggerì di scrivergli una lettera, non per spedirla, solo per scriverla. Passò 3 ore svuotando tutto sulla pagina, ogni ferita, ogni tradimento, ogni notte insonne. Poi uscì in giardino, si sedette sotto una vecchia quercia, lesse quella lettera ad alta voce all'aria vuota e le diede fuoco. Quando tornò dentro mi disse: mi sento più leggera di 30 chili. Ecco come ci si sente a liberarsi. Non come condonare cattivo comportamento, come liberazione. Se sei pronto, ecco qualcosa che puoi provare stasera. Siediti in silenzio, porta alla mente il volto di qualcuno verso cui ancora provi risentimento e tranquillamente, teneramente di queste parole: possa tu essere libero dalla sofferenza, possa tu trovare pace. Potresti non sentirlo inizialmente, va perfettamente bene. Dillo comunque. Il cuore si apre gradualmente, come una porta che è stata chiusa per molto tempo. Ha bisogno di pazienza, non di forza. Il perdono non è un regalo che fai agli altri, è il tuo atto finale di autoliberazione. Terzo, semplifica la tua esistenza radicalmente. C'è un concetto che ha guadagnato attenzione recentemente. Gli svedesi lo chiamano pulizia della morte. Significa riordinare i tuoi possessi mentre invecchi e decidere cosa rimane e cosa va. Così i tuoi cari non sono lasciati sopraffatti dopo che muori. È un consiglio pratico, ma i maestri saggi hanno detto la stessa cosa per migliaia di anni e sono andati molto più in profondità. Non riguarda solo armadi e magazzini. Riguarda semplificare tutto, semplifica i tuoi possessi, assolutamente. Riordina quel garage, dona gli oggetti che non hai toccato in 5 anni, lasciali andare a qualcuno che ne ha effettivamente bisogno, ma semplifica anche i tuoi impegni. In quante organizzazioni, club e obblighi sei coinvolto puramente per abitudine piuttosto che per genuino appagamento? È perfettamente accettabile rifiutare. Va bene fare un passo indietro. Non ogni invito richiede la tua accettazione. Semplifica l'assunzione di informazioni. Il ciclo di notizie costante è progettato per tenerti ansioso. Trae profitto dalla tua paura. Non devi al mondo la tua perpetua attenzione. Consuma meno notizie, permetti a meno opinioni di entrare nella tua mente. Custodisci il tuo ambiente interiore con la stessa cura con cui proteggeresti un giardino prezioso e semplifica le tue relazioni.
Questo non significa abbandonare le persone, significa essere onesto su quali connessioni nutrono il tuo spirito e quali lo prosciugano. A questo punto della vita ti sei guadagnato il diritto assoluto di trascorrere il tuo tempo rimanente solo con persone che ti fanno sentire più pienamente vivo. Una volta visitai un monaco anziano che viveva in un minuscolo monastero nella foresta. La sua intera esistenza stava in uno spazio più piccolo di un parcheggio. 3 tuniche, una ciotola, un libro. E il suo sorriso, quel sorriso era più largo di quello di qualsiasi miliardario che abbia mai visto in televisione. Possedeva niente, eppure non gli mancava niente. Meno porti, più lontano puoi viaggiare. E più puoi veramente vedere. 4. Approfondisci la tua connessione con gli altri attraverso la genuina presenza. Nel nostro paese oggi c'è un'epidemia silenziosa che raramente fa notizia. Non è un virus che puoi vedere al microscopio, è la solitudine. I funzionari sanitari l'hanno chiamata una delle nostre più grandi crisi pubbliche e devasta gli anziani più di chiunque altro. Milioni di persone oltre i 60 anni vivono sole. Molti sperimentano giorni senza una conversazione significativa e non intendo chiacchiere casuali sul tempo o scorrere sui social media. Intendo il tipo di conversazione dove qualcuno ti vede veramente e tu vedi veramente loro. L'antica saggezza valorizzava profondamente la connessione umana, la buona amicizia, la compagnia sana. Questo non è solo parte di una vita significativa, è stato chiamato la totalità di essa, non un componente, l'intera cosa, ma ecco cosa la maggior parte delle persone fraintende. La connessione non riguarda riempire il tuo programma con più attività sociali, non riguarda iscriversi a un altro club o prenotare un altro tour di gruppo. La connessione riguarda la qualità della tua attenzione. Pensa all'ultima volta che ti sei seduto con tuo nipote. Eri genuinamente lì? O stavi pensando al tuo appuntamento dal dottore? Stavi ascoltando? O stavi aspettando la tua occasione per parlare? L'ascolto profondo è una disciplina spirituale. Quando ti siedi di fronte a un altro essere umano e offri loro la tua completa, indivisa attenzione, nessun telefono, nessuna distrazione, nessun programma nascosto, succede qualcosa di sacro. Loro lo sentono e anche tu. Ecco cosa ti incoraggerei a fare. La prossima volta che sei con qualcuno che ami, un amico, un figlio, un nipote, metti il tuo telefono in un'altra stanza. Guarda nei loro occhi e fai loro una semplice domanda. Come stai veramente? Poi aspetta, non precipitarti a riempire il silenzio, non saltare dentro con soluzioni. Aspetta semplicemente, lasciali parlare, lascia che siano veramente ascoltati. Potresti essere stupito di quello che succede. Le persone sono disperatamente affamate di essere ascoltate. E tu, con la tua esperienza accumulata, la tua pazienza, la tua generosa presenza, possiedi un dono che nessun giovane può offrire. Hai il dono dell'attenzione senza fretta e se ti senti isolato, se non hai molte persone vicine, considera questo. Unisciti a una comunità di meditazione o fai volontariato da qualche parte dove puoi offrire il dono della presenza. Siediti con i pazienti negli ospedali, visita i residenti degli ospizi. Leggi ai bambini nella biblioteca pubblica. Non hai bisogno di fare niente di straordinario. Presentati semplicemente. Sii lì, è abbastanza. Non hai bisogno di più amici. Hai bisogno di più momenti di essere veramente visto e vedere veramente un altro quinto. E questo è quello di cui nessuno vuole discutere. Eppure è la cosa più cruciale che ti dirò oggi. Fai pace con la morte e quindi con la vita. Nella nostra cultura la morte è il tabù finale. La nascondiamo dietro le tende degli ospedali. Usiamo eufemismi, passato a miglior vita, non più con noi, come se un linguaggio più gentile potesse ammorbidire la realtà. Spendiamo miliardi cercando di apparire più giovani, sentirci più giovani, vivere più a lungo, qualsiasi cosa per evitare di affrontare la semplice verità che ogni vita si conclude. E perché evitiamo di contemplare la morte? Esistiamo in un costante terrore di basso livello di essa. Ronza sotto tutto. Sotto le nostre ansie sulla salute, le nostre preoccupazioni sui soldi, il nostro disperato aggrapparci alle routine familiari. Non ne parliamo, ma la sentiamo ogni singolo giorno. I maestri più saggi hanno adottato l'approccio opposto. Non si sono nascosti dalla morte, l'hanno guardata direttamente. Hanno insegnato a contemplare la mortalità e l'hanno considerata una delle meditazioni più potenti disponibili a qualsiasi essere umano. Di tutte le impronte, quella dell'elefante è suprema. Di tutte le pratiche di consapevolezza, contemplare la morte è suprema. Questo non è morboso, questo non è pessimistico, questo è il risveglio finale. Quando contempli la tua propria mortalità, non nel panico, non nella disperazione, ma con calma, chiara consapevolezza, succede qualcosa di straordinario. Tutto diventa vivido. Il caffè ha un sapore più ricco,
Il canto degli uccelli suona più chiaro. Il volto di tuo nipote diventa insopportabilmente bello, perché finalmente capisci, non solo intellettualmente ma nelle tue ossa, che niente di questo è permanente. E questo è precisamente ciò che lo rende prezioso. Conosco un uomo, 80 anni, che ha iniziato a praticare la meditazione sulla morte ogni mattina. Prima che i suoi piedi toccassero il pavimento, rimaneva a letto pensando: potrei non sopravvivere a questo giorno. Se questa è la mia ultima mattina, ho vissuto bene, sono stato gentile, ho detto ciò che doveva essere detto. Dopo 3 mesi di questa pratica mi ha detto qualcosa che non dimenticherò mai. Ha detto: da quando ho iniziato a pensare alla morte ogni mattina, non mi sono mai sentito più vivo. Assaggio il mio caffè diversamente, abbraccio i miei nipoti più a lungo. Dico a mia figlia che la amo ogni volta che parliamo, non perché ho paura, perché sono sveglio. Questo è quello che ti dà a contemplare la mortalità. Non paura, libertà. E c'è anche una dimensione pratica a questo. Se non l'hai già fatto, ti incoraggio gentilmente ad avere conversazioni oneste con la tua famiglia sui tuoi desideri. Scrivi le tue direttive anticipate. Dì ai tuoi figli cosa vuoi e cosa non vuoi quando arriverà quel momento. Questo non è morboso. Questo è uno dei più grandi atti di compassione che puoi offrire alle persone che ti amano. Li risparmi dall'indovinare, li risparmi dal senso di colpa. Dai loro il dono della chiarezza. E questo è amore. Quando smetti di scappare dalla morte, finalmente inizi a vivere completamente. Torniamo per un momento al vino con cui abbiamo iniziato. È maturato ora l'annata e invecchiata, ma la qualità, guardala. La qualità è più ricca ora, più profonda, più complessa, non cerca di dimostrare niente. Offre semplicemente la sua essenza. In molte tradizioni spirituali c'è un simbolo amato, il fiore di loto. E c'è una ragione per cui questa immagine è durata per millenni. Il loto non cresce in acqua pristina. Cresce nel fango, nelle paludi, nel fango scuro e denso sul fondo di stagni torbidi. Eppure, quando emerge in superficie, fiorisce, bianco, rosa, luminoso, completamente intatto dalla sporcizia da cui è emerso. La tua vita potrebbe aver contenuto molto fango, perdita, delusione, malattia, solitudine, rimpianto. Ma quel fango non è il tuo nemico, è il tuo terreno, è il suolo stesso da cui la tua saggezza più profonda, la tua compassione più genuina e la tua pace più vera possono fiorire. Quindi lascia che ti lasci con queste 5 cose ancora una volta come semi da portare avanti. 1. Coltiva la quiete interiore. Smetti di recitare, inizia ad esistere. 10 minuti di respirazione consapevole ogni mattina possono trasformare l'intera qualità della tua giornata. 2. Guarisci e rilascia antichi risentimenti. Perdona, non per loro, ma per te stesso. Metti giù il carbone ardente. Le tue mani meritano riposo. 3. Semplifica la tua esistenza radicalmente. Meno roba, meno rumore, meno obblighi, più spazio per ciò che veramente nutre la tua anima. 4. Approfondisci la tua connessione con gli altri attraverso la genuina presenza. Una conversazione autentica vale più di 100 superficiali. Presentati, ascolta, sii lì. E 5. Il più coraggioso di tutti, fai pace con la morte. Guardala, siediti con essa e scopri che dall'altra parte di quella paura c'è la vita più vivida, grata. Sveglia che tu abbia mai conosciuto. Hai vissuto abbastanza a lungo da capire che il mondo è sia bello che rotto. Non hai bisogno di aggiustarlo, non hai bisogno di compiere un'altra cosa. Ciò di cui hai bisogno, ciò di cui il mondo ha bisogno da te è che tu sia pienamente presente, pienamente sveglio, pienamente qui per qualunque tempo rimanga. Questo è tutto, questo è abbastanza.